Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera toccate i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Nella puntata precedente. Allora, oggi stiamo andando all'ex ospedale psichiatrico di Mombello. Mi dicevi che ti sono capitate delle cose all'interno di questo posto. Ti va di spiegarmi un po' cosa è successo? Sì, praticamente eravamo in una sera tra amici e praticamente abbiamo poggiato il K2 alla finestra, in una posizione comunque normale. Ok. Il K2 a un certo punto, dopo che ha cominciato a illuminarsi, è caduto in avanti. Cioè, questo potrebbe smentire praticamente tutto quello che sono le vecchie indagini. Ciao. Ciao, Fabio, piacere. Sabrina, piacere. Ti ho chiesto di incontrarti perché ho avuto delle esperienze paranormali in questo badiglione. In questo punto sono venuta di notte, ho visto nell'angolo giù in fondo una specie di ombra nera. Ok. E poi è stata 3 secondi circa e poi non l'ho più vista. In questo posto è dove Sabrina, la nostra testimone, aveva visto la sagoma passare davanti alla finestra. Quindi io direi di iniziare proprio da quest'ala per cercare di capire se le rilevazioni con le strumentazioni, infatti ho già in mano il K2, daranno esito positivo. Intanto il K2 inizia già a brillare. Permesso. Intanto ci terrei a precisare che, come in ogni nostra indagine, i telefoni sono in modalità aerea e la zona è priva di dispositivi che possano interferire con le nostre strumentazioni. C'è qualcuno qui? Ok, se c'è qualcuno si può avvicinare allo strumento che ho in mano, come sta facendo ora, e farlo illuminare? Ok, grazie. Allora, questo è uno strumento che io metto a vostra disposizione. Potete utilizzarlo per darmi delle risposte. Quando vi faccio una domanda, per rispondere in modo positivo, potete fare illuminare queste lucine dello strumento che ho in mano. Se avete capito, potete farlo illuminare, per favore? Ci troviamo nel secondo comparto Tranquille Donne, dove Sabrina, la nostra testimone, ha avuto la percezione che ci fosse una presenza girare nei corridoi. Appena entrati abbiamo rilevato per un istante una variazione del campo elettromagnetico e dopo qualche minuto la telecamera del nostro cameraman ha registrato una voce femminile che sembra chiedere aiuto. Facendo più attenzione, abbiamo accertato che la zona dell'attività si concentra proprio dove durante il sopralluogo abbiamo ripreso quella sagoma volteggiare nell'aria. Di chi era quella voce? Si trattava forse di un paziente rimasto ancora bloccato nella nostra dimensione? Allora, quando succede così, la teoria è sempre quella che le entità vengono a
osservare quello che stiamo facendo. Noi siamo appena entrati dalla porta d'ingresso e quindi ci sta che loro siano venuti a vedere chi siamo. Io so che questo è un compartimento donne. Siete tutte donne qui. Porca miseria. Porca miseria. Porca miseria. Ok. Potete fare anche dei rumori. Per noi sono tutte delle prove che danno testimonianza della vostra esistenza. C'è ancora qualche donna che passa per il corridoio? Ok. Mi sa che hanno veramente tanto da dire queste persone. Io ho rilevato un volto vicino allo stemma del tuo giubbotto, all'altezza sotto la tua spalla. Più Qui? o meno. Sì. Ecco, la rilevazione del volto è una cosa molto importante, raga, quindi vi prego di farmelo presente ogni qualvolta abbiate delle rilevazioni di quel tipo. C'è qualche donna che vuole avvicinarsi a me? Venite qui dove sono io. Datemi prova della vostra esistenza. Se volete potete fare anche un rumore. Fatemi sentire i vostri passi. Via. 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 Non siamo venuti qua per disturbarvi. Siamo venuti qui per dare testimonianza della vostra esistenza, per far vedere che c'è ancora qualcuno che abita questo posto. Abbiamo ripreso anche una voce durante le riprese diurne. Era qualcuno di voi che vuole farsi avanti? Di chi era quel psst? Ma questo è un reparto di donne o bambine? Questo qua è il secondo compartimento donne tranquille. Ok. A quanto si evince dalla cartina, tutta la parte sinistra era dedicata interamente alle donne e tutta la parte destra era dedicata agli uomini. Le donne e gli uomini in questo manicomio Non separati. erano separate. Tic. Ok, erano separate. Proprio per evitare il contatto. E a quanto abbiamo visto dalla cartina, il reparto degli agitati non è quello che tutti credono che sia stato buttato giù, raso al suolo, e che dicano che sia rimasto in piedi soltanto il cancello. Quello è il compartimento, il padiglione per l'osservazione. Era un compartimento osservazione donne. Questo è il secondo compartimento tranquille donne.
Quello di fronte a noi è il secondo compartimento agitate, donne, e quello dove andremo dopo ancora sarà un altro reparto delle agitate, quindi il reparto degli agitati esiste. L'unico reparto agitati che non è più presente è quello degli uomini. Ci troviamo all'interno del manicomio più infestato d'Italia, composto da giardini, cunicoli sotterranei e padiglioni collegati tra loro. Alcuni scomparsi, come il comparto agitati uomini, il gabinetto anatomico o la cura ed osservazione donne. Altri completamente inaccessibili a causa della presenza di senza tetto che hanno trovato riparo all'interno della struttura. Continuiamo l'indagine nel secondo comparto tranquilli donne, perché a quanto sembra l'interazione con questa entità si fa sempre più interessante. Questa è la finestra dove Sabrina ha visto passare la sagoma. So che ti hanno visto qui. Qualcuno ti ha visto passare da qui. Infatti noi durante l'intervista con Sabrina eravamo proprio dove c'è quel murales. Siete venuti ad interagire con noi poco fa. Provate a venire anche ora. Fate molta attenzione perché essendo che siamo in luna crescente le energie tendono a ricaricarsi, quindi le batterie vanno giù in modo veramente veloce. Prendi l'energia da questo strumento, prova ad avvicinarti. Ok, così, benissimo. Ho i brividi, raga, ho i brividi in tutto il corpo. Vuoi parlare con noi? Vuoi magari raccontarci la tua storia? Siamo qui apposta per parlare con te. Sei una donna? Se sei una donna puoi farlo illuminare come stai facendo ora. Eri una paziente di questo reparto? Se sì, puoi farlo arrivare fino al rosso? Puoi accendere la lucina rossa, per favore? Basta che ti avvicini di più. Cos'è stato? Di passi. Però fuori sembrava. Qua c'è il giardino. Questo è il giardino. Hai detto? Vedi? Guarda. Cos'è che hai detto che c'è fuori? Un giardino. Magari lei è in giardino? Sei in giardino? Guarda. Ma a quest'ora dovresti essere nella tua camera. Ti hanno dato le medicine oggi? Guarda che roba, ragazzi, io ho i brividi in tutto il corpo. Io voglio fare un esperimento stavolta. Sì. Siccome la scorsa indagine purtroppo non siamo riusciti a inquadrare un volto sulla mia telecamera, volevo provare a vedere lui se riesce, cioè se domandargli o domandarle, se è una femmina, di venire davanti alla telecamera e farsi vedere. Hai voglia di farti vedere da noi? Allora, dalle nostre strumentazioni? Ora riprendo la mia telecamera. Ti chiediamo di manifestarti qui, proprio dietro questo strumento. Noi ti possiamo vedere con le nostre strumentazioni, con la telecamera di Andrea. Ti possiamo riprendere, possiamo rilevare il tuo volto. Quindi ti chiedo per favore di prendere tutta l'energia da questo strumento, dai nostri faretti, dalla torcia e di manifestarti qui in questo punto. Sì. Che? E mannaggia che non è ripreso. Guarda, riprendimi. C'è
C'è un Guarda il volto, K2. c'è un volto. Ok, vieni dentro, vieni. Il rilevamento del volto è una funzione in dotazione alle nostre telecamere e permette, tramite un apposito sensore, di rilevare i lineamenti umani. Mi sono imbattuto spesso in situazioni di questo tipo ed ho potuto constatare che ogni qualvolta che viene effettuata una rilevazione del volto, la stessa è sempre accompagnata da una variazione del campo elettromagnetico. Anche questa volta. Vieni dentro da quella finestra e intanto che passi fai accendere quello strumento, per favore. Vieni. A noi servono tutte queste prove perché mi servono per capire se siete in grado di sentirmi, di ascoltarmi. Raga, sono passi questi, Sono passi questi. Raga, sono passi questi, Sono passi questi. Raga, sono passi questi, Sono passi questi. Guarda il Aspetta, riprendi bene K2. qua. Ok, vieni dentro, non ti facciamo niente. Stai cercando qualcuno? Per questo sei in giro a quest'ora di notte? Hai bisogno degli infermieri? Io metto di là. Comunque mi sa che l'abbiamo beccato Il volto? Sì, mi sembra che lui l'ha registrato. Porca miseria, raga!